Vicino al Vesuvio e alle ribollenti solfatare, nell'antica città di Pozzuoli, da tempo immemorabile la terra si muove salendo e scendendo lentamente, tanto che la gente che ci vive ci si è abituata. Sì, qualche volta si spaventa per qualche sommovimento più forte, fa fagotto e scappa. Ma poi ritorna e tutto continua come prima nelle stradine e nelle case puntellate. I vulcanologi chiamano questo fenomeno bradisismo. Ma c'è qualcuno che invece crede che queste terre ballerine danzino per misteriose ragioni, a causa dell'antico culto della Grande Madre, che millenni d'anni fa era la dea regina, abitatrice delle profondità della terra e degli abissi marini. Uno dei fanatici del culto della Grande Madre era il vulcanologo professor Luigi Janiello. Torniamo coi piedi per terra, per favore. Stavamo parlando di bradisismo. Qua la terra si muove e voi non uscite con questa storia della Grande Madre, Per me è sempre la Grande Madre che sei tu cadeniere. E io mi vado a dire al ministro che a Pozzuoli balla perché la Grande Madre sta a cadeniere. Ma facetemi un piacere, professore. Avete visto quello che è successo alla caserma Dux? No, che è successo? E meno male che alle 9:30 c'è la durata del sabato fascista. Vi porto a vedere. Guardate. Vedo. Professore, si è spaccato tutto il pavimento, vedete? E chissà pure se si ferma sta storia qui. Questo ormai se mantiene per miracolo, lo vedete? Questo è il Duce. Il Duce si è inclinato sulle 23, si è abbuccato ai 3/4. E mo, fra poco, che la coppa passa. Qua il bradisismo sta facendo cadere a Mussolini. E va pigliato con me. Io te l'avevo detto. Qui la Grande Madre sta un poco toccata via e ha deciso di buttare il maschio giù dal cavallo. Ora ditemi voi, chi è più maschio del Duce? Sì, però se quel maschio mantelli, il sottoscritto va al confino. Che esagerazione. Se dite, volete un consiglio? Voi basta che mi piazzate un pezzo sulla sella del cavallo e poi glielo infilate dietro al Duce. Io glielo metto dietro al Duce. Ma voi siete asciutto pazzo! Ma volete una porta? Ma il perno non si vede. Non si vede ma si sa. Figuriamoci se non si viene a sapere. Il professor Janiello identificava la dea, oltre che con mamma sua e sua moglie, con varie figure femminili di sua conoscenza, una delle quali era la dirimpettaia, la consorte del cavalier Peppino, signora Rosa Priore. Di lei il professore ammirava varie cose, ma soprattutto la sublime arte della cucina. Nell'apprestarsi a compiere il suo rito nutritizio, infatti quel sabato la suddetta signora Rosa si aggirava per il mercato cercando gli ingredienti per realizzare al meglio l'evento più sacro del rito domenicale, il ragù. Sì, voglio bene, vado di fretta. Datemi un chilo d'annecchio, un chilo di spezzatini, yamungello, tracchie e locine, punte natiche, petto le spalle, 2 nervi, fianchetto e corazza. Capadosta, e poi una grazie, 2 cervellatine, e che ragù che bene. Ah no. Madonna.
E cipollate in indorrao. Che dice? Che fa? Ci stanno benissimo. Anzi, se insieme all'annecchia ci mettete un po' di prosciutto di maiale imbottito, con uno spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo, passi e pinoli, sentirete che squisitezza. No, ma quella è questione di gusto. C'è chi gli piace pesante e chi lo preferisce leggero. Classico. Non si può chiamare classico un ragù senza spuntatini e maiali. Oh signor, dipende dalle stagioni. D'estate la carne di maiale non c'entra, sta una. Comunque, o segreto è un ragù, se cipolla. Quella è la base, il letto. Mia suocera, che è rinomata per il ragù, mi ha insegnato che debbero solare prima la carne senza cipolla. Oh, Madonna signor, ma voi state bestemmiando. No, scusate se mi intrometto, ma ha ragione la signora. Perché se cuocete a parte la carne e la cipolla, il ragù viene più delicato, molto fine. Ah, perché carne e cipolla insieme verrebbe più popolare. Beh, scusate signor, ma voi dove siete nati? E che c'entra sto fatto? Sono di Afragola. Donna Cecilia, avete fatto? Un momento. Signor, scusate, vorrei sapere che cosa avete voluto dire con quella... Ha già fatta? Ah, no, io ho già fatta... No, voi avete fatto proprio... Ah, come dire ho capito. Ma che cosa avete capito? Ma ci capite che venite da Fragola? Scusate, il nascere è un caso, siete da Franco, non fa niente, ma vi siete offesi, vuol dire che ci avete la coda di paglia. No, signor, io non ce l'ho la coda di paglia. No, a tenete, signor, a tenete. La signora che aveva un'intenzione malevola. Ma che intenzione malevola, l'ho già fatta e basta. No. Siete voi che siete venuti a dire a me qual era il ragù più raffinato. È come a dire che dobbiamo venire tutti ad Afragola per imparare certe raffinatezze. Oh, vedete l'intonazione malevola? Ah, signor, io già sto nervoso stamattina, eh? No, se voi mi spruculiate da poco divento scostumata. Che fate? Io mi scordo di essere la signora. Me levo cacchiello. E facciamo chi sei tu e ci sono io. Ma chi siete voi? Si appiccicano come fanno un ragù. Cosa ha detto? Stanno litigando per come si fa il ragù. Vi voglio insegnare come si fa il ragù. Don Peppino, c'è vostra suocera. Antonio, state proprio a vedere. Qua va una schifezza. Vedi un pochettino il signore che vuol vedere. Uè, non dai. Guardi, così lo voglio, vedi? Scusate, volevo vedere quella stoffa. Avanti, facciami entrare. È il momento. Ecco qua. Non capire, questo qua dovrebbe parlare, raccontare le fatiche di Antonio Piscopo. Io cominciai come lavorante apprendista in una botechella a Mezzocannone e poi a Rapetta a Rettifilo, dove con risparmio e col guadagno di 10 anni fece l'ingrandimento. Ecco, Piscopo Antonio, cappelleria. 2 ingressi, vedi, 2 vetrine. Nari, dobbiamo ripetere la storia di famiglia, mo? Sì. E ci ho puntato in carrozzelli, Andiamo al negozio nuovo. Papà, perché non lo venite a vedere pure voi, Pedro, cappotto a papà, Io tengo la carrozzella fuori. Andiamo. Ci mettiamo 5 minuti. Poi ci devi portare a via Calabretta, dove si sta per aprire il negozio nuovo di mio nipote. Porca te, dammi la mano. Salite, Aspettate, l'aiutino. Grazie, padre. Vi stavo dicendo, in quella botechella di via Mezzocannone, Ad volta. quando lanciai la paglietta nel 1892, tanto costava una paglietta Piscopo, 50 centesimi, ma che sciccheria! Teneva 3 buchi cerchiati di un metallo nero lucido a sinistra del cupolino per far passare l'aria e poi teneva un cordoncino di seta nera che si attaccava qua, all'occhiello della giacca. Così uno non doveva correre appresso alla paglietta se il vento se la portava via.
A Pasqua non c'era napoletano che non portava la paglietta pisco. Toledo era un mare di pagliette bianche. Il cappello non muore mai, ma appena mi sente meglio lancio il cappellotto. Il cappellotto? Questa è una novità. No, questa è un'idea milionaria, una bella trovata. Voglio abbinare il gioco del lotto o cappello. Il cappellotto. Ma a te non te lo voglio dire proprio, perché sennò me lo intossica come hai intossicato il negozio nuovo a quel povero Roccatiello. Io? Sì, tu. E perché l'avesse fatto? Per invidia, per gelosia. Questa è bella. Ma io sarei geloso di mio figlio. Sì, perché è bello, bravo e simpatico. Queste sono cose che mi possono fare solo piacere. Sì. Ma non ti fa piacere che ha messo un negozio alle gambe a via Calabrutta. Per ringraziare... fermo cavallo. Nonno, voi non mi potete trattare così in presenza di mio figlio. No, papà, ma che il nonno non voleva. Ma che ci volete fare credere a Rocco? Che ha già attaccato Cappielli da casa vostra? Da quando mi sono sposato, io ho raddoppiato la clientela. Tanto è vero che oggi come oggi i nostri tessuti rendono molto più dei cappelli. E per fortuna, Rocco, che tu queste cose le sai. Buongiorno. Papà, e non venite? Scusate, ma è meglio che no. Papà. Oggi non è giornata. Che è successo? Pure voi non arrivate, però. Perché? Che ho detto? Chiama cucchiere, chiama. Io non capisco. Stavamo parlando tanto tranquillamente. Ma allora signor stamattina a mezzogiorno non è venuto nessuno a mangiare. Papà è andato al negozio di Rocco, avranno mangiato qualche cosa fuori. E la signorina Giulianella? Ah, quanta cosa vuoi sapere? Sei andata a Napoli insieme a me. Va, mamma figlia, ho trita te. Ok? Io ho trita pepe. E che? La pepiera. Ah, pepiera. La pepiera. La pepiera. Martirio! Maronna, che pazienza. Trita pepe. Ma hai mai sentito di trita pepe? E signore dice una trita pepe. Tu gente basta dici ma pepiera. Ah, c'è tu. Ecco. Ah. Andiamo un gel. Tracchielocena. O cincilla, mordi, rosicchia, divora, tormenta pur chi ti vuol bene, di fiori sono le tue catene. O cincilla, mordi, rosicchia, divora, tormenta pur chi ti vuol bene, le tue catene son fatte di fior. Guaglio, siete una schifezza, siete proprio un disastro. Basta 5 minuti di pausa. A dove sta sta signorina qua? La signorina Priore. È presente, eccola qua. Da chi vi ci ha messo sopra sto palcoscenico? Allora, sto provino, signorina. 5 minuti tengo. Quanti anni tenete? 19, quasi 20. Avete mai fatto teatro? Purtroppo no. Che sapete cantare? Con il vostro permesso farei spettacolo e picche. Maestra, la conoscete? Sì, signore. Andiamo, belli, andiamo. Risete dame di mo madre posso dir, se la venir io saprei dir, a tal cliente la verevi sempre nel pensiero, voi dovreste cambiare mestiere, segreti e trappole d'ognuno scoprir, e frugacchiar nell'avvenir, scovar le tracce da sposi tesori, le quelle dell'amor. Spesso carpicche ansiose bocche chiedono la verità, principi e plebe vengono qua, madame di te belle carte fa, ma son chiuse bocche, cori e picche lasciano ad ogni qua, senza altra bega presto si spiega, basta far capo all'amore. Dovete scuotere, un coppo teatro. E perché? Io sono un gran artista. Ma guardista, ci hai parlato con figlio Capocome che mi ha detto pure che si stunata. Hai fatto proprio una brutta figura. La prova non è riuscita. E pazienza. La prova si fa per sapere se riesce. Due persone che si fanno scusare. Perché si fidanzano secondo te? Per fare una prova. E allora sa che ti dica? Che
che pure a prova nostra non è riuscita. Ti saluto, Federico. E state lontana. E quanto è buono. Rosinè, il solito piacere. Ah, voi con queste pollicinelle siete proprio in afflizione. Lo metto qua sulla sedia. Mi raccomando, ve lo lascio qua perché tengo i compagni miei che mi stanno aspettando al teatro e devo correre. Voi che bello culo che ha fatto Crocifisso. Gesù, chi sta tenendo sempre voglio pazziare. Come? Eh? Ma avete chiesto che lavoro stiamo provando? No. Era sembrato. Lo volete sapere? No. Babò, buonasera. Come dice il proverbio, pollicinelle pure i fischi e i figli per plazza. Voi bambini, hai già corso al teatro? Tenga la prova. Questo è un direttore di banca. Ma che famiglia è? Crocifissa! Crocifissa! L'hai controllata la formaggina della seriatia? Hai controllato l'argenteria? Sì, sì. Hanno pulito le formaggiere. Ha pulito crocifissa. Crocifissa. Fa tutto crocifissa e non fa niente bene crocifissa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma allora sono 12, sono 11. Siamo i soliti, più altri 4. Sono i soliti più 4. Allora 1, 2, 3, 4. Ma allora siamo 10. Siamo 11. Siamo 12. Siamo 12. 4, 5. Chi viene domani? E chi viene? Viene tua nuora. Mia nuora. E che è nuora solamente a me? Ah, mi ero scordata che qua si deve parlare col punto e virgola. Viene nostra nuora con nostro figlio Roberto. Va bene così? Sì, sì. Va bene. Mi ha telefonato lei stamattina. Ha detto mamma domani è domenica possiamo venire a pranzo da voi. Quella, quando può evitare di mettersi in cucina a cucinare, è tutta contenta. E che significa? Andiamo tante volte noi da loro. Sì. Io so quello che dico. E poi Roberto si ricorda del ragù che gli faceva mamma sua. E siccome nostra nuora non si sente all'altezza. Ma non mi fa ridere. Col da fare che tiene, Roberto pensa proprio alla riuscita del ragù. E poi, Maria Carolina cucina benissimo. Ah, cucina benissimo. E allora abbiamo sbagliato tutto. Non parlo di me più. Dimmi se sta toaglia è pulita. Soltanto un po' mazzicata. Vabbè. Chi sarebbero gli altri? Professor Ianiello con sua moglie. E io lo sapevo. Una aspetta la domenica a passare una giornata in famiglia, non signore. Ci vogliono i signori Ianiello a tavola. Ma che t'hanno fatto? Voleste sapere? Niente, mi stanno antipatici. Tutte e due, non uno sì e nato no. Ma come? Fino a 3 o 4 mesi fa eri tu stesso che chiedevi ma stasera non vengono i signori Ianiello per serata in Sergio che aveva scopa con lui. E adesso tu tutto a un tratto così sono diventati antipatici. Proprio così. Ma perché? È una parola. Che era l'antipatia è come la iettatura. Solamente la scienza un giorno potrà capire perché uno porta male e nata ti può diventare antipatico. Io non tengo bisogno della scienza e non sono lunatica al punto di dimenticare i doveri più elementari della buona creanza. E le ha invitate a pranzo qua, domani. La moglie si è fermata da me. Anzi, mi ha regalato pure uno scialle lana turchese perché una sera ci ricetti che il turchese mi stava bene in faccia. E poi ci ha già fatto avere piezza e rannecchio per il ragù di domani. Lei ti ha detto che un ragù come lo fai tu non lo fa nessuno. Lui ti ha paragonato alla, come si chiama, la grande madre mediterranea. Insomma, che libelli fesserie che dice. E tu l'hai invitata a pranzo, perché te ne sei andata in brodo di giuggiole.
E me ne sono andata in brodo di giuggiole e non devo da contare nessuno, eh? Vuoi vedere che piglio piezza rannicchia, la casserola e la cucchiaia e botto tutto cos'è con babascio? Come sei cambiata? Sei diventata una scatoletta che la molla spia la India. Basta spostare un gancio e ti sono un po' coperchio in faccia. Il coperchio tuo invece si apre solo quando ti sdilinguisci a fare i complimenti a chi non ne vale proprio la pena. Basta, Rosì, basta. Discussione con te non ne voglio fare. E come mai hai chiuso la bottega a quest'ora? Ma perché? Che ore sono? Sono le 5. Vabbè, è rimasto il ragioniere che è persona fidata. Ah, è persona fidata. Vabbè, fa come vuoi tu. Ho avuto pure a che dire con tuo padre per aprire un negozio. Ho sacrificato una vita là dentro. Ma da un po' di tempo a questa parte mi sono accorto che a Fau, Ciuccio e Carretta ci sta tutto da perdere e niente da guadagnare. Tuo padre dice addirittura che io sono geloso di mio figlio. Tu quando parla stai sempre con una felle limone in bocca e Rocco che la puzza sotto il naso. Il negozio per lui è antiquato, i clienti cafoni. Sì, sta fresca sta. La voglio proprio vedere quando era visto un negozio di via Calabritto. E tu per questo lasci la bottega in mano agli altri. Per questo e per tante altre ragioni. E allora chiuro e non ne parliamo più. E che sta faccio? No, che sto patendo. Bisogna lavare tutto, scintillante lo voglio. Ci abbiamo un pranzo. Su, calma, presto. Mamma mia, non si può fare qui da sta casa, non si può fare. Mi sono scucciato, Rosì. Mi sono scucciato. Non mi porto più a niente, basta, mi sono scucciato. Sa sapevi. Rosì, noi teniamo 3 figli. Guardano poco, non lo sapeva. Ha già capito? Io esco, vado a pigliare un poco d'aria, vado a fare 2 passi. Ma in vetrina ci voglio mettere la paglietta e i carusi. Che bella idea, un'aria. Un Beppino. Papi, ammazza la miseria, che peccato. Federica è venuto pure lui a vedere il negozio nuovo. Com'è, Federica? Parla. È bellissimo, Ma tu, perché non sei venuto? Ma voi non lo sapete? No. Ma come prima mi facete mangiare fegato e poi ve ne scordate. Vabbè. Ci venga una tavola, boh. Vabbè. Ma che? Avete fatto che la scena in carrozzella, voi? Vabbè, che ho detto di male? Non è riesco. Buonasera, mamma. E Caspita, come che voglio sta profumo. barba. Mamma, io domani ho invitato a Federica a pranzo, Hai fatto buono. Allora siamo 12, con signorina Federica siamo 13. E facciamo una da tavola. No, non vi disturbate, se siete 13 vengo un'altra volta. No, devi venire. No, signore, tu rimani mangicato di chi è? Mamma, Federica ha scoperto a Giulianella che si stava facendo sentire in coppa o teatro per fare la cantante. Ah, e beh? E io oggi persa la capa al pensiero di vederla in coppa e tavolo del palcoscenico. E perché? Che le Giulianelle era una bella voce. Oh Gesù. E allora voi lo sapevate? E certo, l'ha accompagnata assieme a me. Mamma, ma hai ragione, Federica. Io pure avessi pigliato a schiaffo, ma che vuoi fare, santosa? Ha pigliata a schiaffo. E come da per me? No, per questo voglio chiedere scusa. Ma guardano poco. Che brutto vizzi che tiene. Squisitezza. E speriamo che questo riesca a calmare papà. Chi le sta a nire? Pure oggi non è venuto a vedere un negozio. Ha pigliato per scusa una discussione con nonna e se ne chiude. Paura che aveva ragione nonna, ma dice che papà è geloso. Tu che se poi un negozio mio dovesse andare bene, lui magari, come dire, si sentirebbe un mezzo fallito. Che ricco tuo padre. Che?
Non ti permettere, sai? Non ti permettere neanche di nominarla tua padre. Hai capito? Mamma, ma chi lo... Fuori da questa casa! Zitto, vattene! Scusate, mamma, ma Sì, siete un po' vattene! esagerata, Signora. Fatto zitto pure tu, Tanto per te. Quando mamma prepara roba domenica e mai a salutare, ragazzi. Se n'è caduto pure il palazzo Fittipaldi. Hai capito? Sono cose che capitano, che cose ci vuoi fare? Buongiorno, don Beppino, che vi devo servire? Una strega. Una strega, subito. Hai capito? Ieri sì. O professore Agnello mi ha detto, Vincenzi, sono millenni che questa terra sussulta. La natura è indifferente all'uomo, che sarebbe per lei come una formicola per noi. E qua la formicola che fa? Ci cammina per sopra, la scamazzi, la calpesta e neanche te ne accorgi. Questo ha detto il professore. Avete capito com'è filosofico? Ah, sì, l'ha detto il professore, stiamo a posto. E facciamoci scamazzare con tanta formicoli, senza dire niente, filosoficamente. Ma se ne vota una formicola si incazza. E allora? Vabbè. Buonasera. Buonasera. Ah, per me quello si incazza. Bravo lo dici. Buonasera. Buonasera. Mamma mia, che puzzi cipolla. Ah, la signorina non gradisce? No, mamma, non va arrabbiata. Mi fa male un po' a capa. E che le sarà un cappiello? Fatela allargare un'onna. Martina, mi metti un po' di fuoco qua dentro. Quando è scucciato. Questo è un cappello mio. Questa cosa mia, se proprio mo, che sto facendo il minestrone, sto pure in ritardo per questa sera. Vabbè, ma io ci metto 5 minuti. 5 minuti. Tanto non vi disturbate, tanto questo cappello mi sta benissimo così. Ah, è venuto giù sullo scaldabagno? Ma no, è l'amico di Rocco. Lui per capire una cosa ci vuole la mano e Dio. Avete sentito mia figlia che ha detto? Papà, per capire una cosa ci vuole la mano di nostro Signore. Che bella educazione! Finiamolo, che sto povero guaglione te ne lo sa che vuoi. Perché io vuoi mi ne tempo. Andate da Giulianella, sta in camera sua, andate a chiedere scusa. Fermo lì! Perché? Lo sai che ha fatto questo signorino proprio in mezzo alla strada? Saccio, ha perduto la capa, perciò deve andare a chiedere scusa veramente. Sì, andate. Però Giulianella ha ragione. Il fidanzato non è della stessa opinione. Perché il fidanzato è un ignorante. Sia me. E io sto qua. E perché io non vi ho visto che state qua. O ci state o non ci state. Siete ignoranti lo stesso. Andate a chiedere scusa. Permesso? Uè, chi è? Attilio, che ha Povero lì? Duca! Che ha lì, che non sai di mangiare niente. Che lo tiene che là con le cistette. Buonasera. Ah, Peppi, siamo andati dal dottore. Mi ha fatto una visita, come si dice, mamma? Scrupolosa. Scrupolosa. E ha detto che tengo, mamma. Quello che tiene la cura alla debilità. Dunque, queste sono le gocce che devi prendere dopo i pasti. Stata ferma. Queste sono le pillole. Queste che sono? E le punture. E quando me l'ha già fatto? Te le ha fatto quando righi. Fammi a leggere, mamma. Chi a leggere, chi a leggere? Prende schifano. Tutto pagolicista. Sì, ma è che... Le punture sono dolorose, mamma. È vero, mo, fiamme. Le gocce devi prendere dopo i pasti. Queste sono le pillole. 4 al giorno. Finisce questo in mano. E queste sono le punture. Preparati, venga a fare la puntura. Mamma mi ha detto il dottore che sono un poco dolorose. Tu sai come si fanno le punture? Quello mamma tiene la mano delicata. A quello pure gli fai fare la fine di tuo marito. Mio marito aveva... La colicista. La colicista, aveva la cosa là. Ah, stessa sclerosi. Arteriosclerosi. Appena diceva una cosa, se la dimenticava. Lui non voleva fare la cura che diceva che non mi credeva, ma io sapevo benissimo che si era rimbambito. Si capisce, l'avevi rimbambito tu. E vabbè, perché parla, che ti rispondo. Tanto vero, ma tu sei abbi pazienza, la siringa dove sta? Sta nel mobile del salottino d'ingresso. Andiamo di là. Se più rimbambiti il mio padre, è una cosa tanta. Tu non mi trovare.
Giuliane, io ti voglio bene. Giuliane, ti ricordi? Giuliane, dici t'angella sta compagna vostra, che hagi perduto sogni a fantasia. La penso sempre che è tutta vita mia in ciò volesse dire, ma non ci saccio dire che è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima. Ecco che significa essere ignoranti. Ma leggetevi l'annunzio. Cammina, cammina. Giuliane, apri, mi hai fatto fare la figura uno scemo. Buonasera. Buonasera. Indovinello, che ci sta nel pacchettiello? Che ne saccio? Perché fai tutti questi indovinelli? Fa lo stesso anche con me. Fammi fa, con Peppino illustrissimo, allora indovinate voi. Indovinello, che ci sta nel pacchettiello? Nemmeno a me piacciono gli indovinelli. Non mi sono mai piaciuti. Sì, abbiamo comprato i polpi piccoli che piacciono tanto a Donna Rosa. Oh, grazie assai. Io li faccio affogati con i capperi e le olivelle. Ah, capperi e olive, cibo mediterraneo degno della grande madre. E io, suo umile sacerdote, sapete come li faccio? Quando no, datemi il grembiule, paramento sacro indispensabile per il sacrificio. Posso Grazie. aiutarti? Se no, con qualche sana e poi chi la senta, mia moglie, e in 2 minuti le ripreparo e li metto a cuocere. E voi facete vedere che sapete fare. Che cosa so fare? Ora io vi preparo una suprema di polpettieri affocati che vi faccio strafocare. Lo sapete fa buono, Pullacinella? Non vi facete sentire da vostro fratello. Chi le dice che è esso l'ultimo pulcinello? Sì, lui. Se mi vedesse adesso si accorgerebbe che lui, come Pulcinella, è solamente il penultimo. Quello che te è bello un po' fine ha sempre la battuta pronta. Sì, ma io non riesco a fare sorridere mia moglie. Mentre voi sì. Già sto pregustando un ragù di Donna Rosa. Mannaggia. P, voi vi siete sposati una donna completa, quella che ogni tanto la terra ci restituisce. Demetra, Estia, Afrodite. Oh là là! Oh, professore, ed io non sarei una donna completa? Oui, mon amour, tu sei completa, ma tu sei la mia famma. E allora fammi fare purpetiere. Tieni a vederla con me perché la fortuna piccirinella, fortuna che dice che fai che pensa farai, fortuna e momoro. E momoro per te, quando è bella, fa amore per te. Oh là là! E quando voto ti voglio passare. Oh, professore. Buonasera, permettete. E che fate, me ne andate? Non sopporto la puzza dei polpi. Oh Gesù, e mai chiamato puzza? E poi stasera non mi diverto, non è serata. E non volete fare manca una partitella? Una scopetta mano a mano? Professore Ianniello! Voi siete bello e caro e soprattutto istruito, ma con tutta la vostra istruzione non sapete mai quando uno è disposto allo scherzo e quando no. Quando è il caso di insistere e quando è meglio smetterla. Ma Luigi non sapeva di urtarvi fino a questo punto, di farvi arrabbiare. Scusate, signora Elena, perdonate, oggi non è giornata. E se non è giornata, ce ne andiamo, Luigi, e ci vediamo domani, sperando che vi sia passata. Scusate, Niente, scusate per carità, tanto, Luigi è sempre un po' invadente. voi mi dovete scusare, ma non è colpa mia, quello è carattere, o non è più. A me una sola cosa mi dispiace, che oggi Don Peppino non sta di buon umore. Però non vi preoccupate, Don Peppino. Scusate. Domani andrà tutto bene. Allora, a domani, a domani. Arrivederci. 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 A domani. Signora? Ah, voi ancora qua state. E voi mi facete perdere la capa a me, Se ve ne volete andare, andate. Se volete restare, restate. Oh, Vabbè, me ne vado. e che dovete? Me ne vado, scusate. Scusate. Buonasera.
E ti pare giusto come trattate quello povero giovane? Guardate, adesso il cavaliere Peppino Priore si è fatto scrupolo. Tu hai trattato il professor Ianiello come a sporto rutare all'aria. Non ti controlli più. E che significa? Non ti controlli più. Tu mi capisci? No, non capisco. Io capisco solamente che tutto quello che faccio in questa casa è perduto. Avete capito, don Peppì? Io non voglio più combattere con i figli, i parenti, la pazienza ha un limite. Cardinto, tutta la vita mia cardinto a fare serva, a servire tutta la famiglia come una ragazza. Che è stato? E che è stato? Ci siamo permessi di toccare il grand'uomo, professore Ianiello. Cardinto, da fare serva, ma manda tagliare in mano prima che rimetta più piedi in cucina. Io sono l'ultimo di tutti in questa casa. Da 3 mesi, dico 3 mesi. Non è che la femmina mi tratta come fosse non me e niente. Mia figlia sente puzza di cipolla. Pazienza. Mio figlio mi manca di rispetto. Mio marito in casa non esiste. Sta mandando il negozio sotto sopra e smanea. Ma la vipera. È addamantata la vipera. Ma io me ne vado. Me ne vado. Me ne vado. E ve ne accorgerete di cosa è capace. Don Peppino Priore. E questo è un altro guaio di questa famiglia. Com'è? Perfetto. Momento. Che? Allora, dove è andato? Il vestito si deve vedere in movimento, guarda qua come mi parla, guarda, lo vedi qua. E qua scende giù, mi sta a pennella. Il pantalone, scende bene, guarda che non voglio né zomba fosse né a piedi di tavolino. È perfetto. E copre la metà del tacco, lo copre? Sì, signore, cade. E a giacca, scende come una banana flash. Sì, come una banana flash, da cuccio. Quello così deve andare. Adesso mi devi fare un piacere, mi devi fare 2 spacchette all'inglese qua. Volevi 2 spacchetti? Ma perché ti dispiace, scusa? Non voi da quando decideste pure a vendere negozi a Napoli di venire a vivere a Pozzuoli. Ma che c'è zecco? Ma possibile che voi quando uno parla con voi andate a finire sempre all'800? Sintesi, stringiati. No, perché per noi di Pozzuoli è stato un onore. Ma che c'è zecca? Cade Pozzuolo con i spacchetti all'inglese. No, io vi voglio bene. Sputa fuori il rostro. Che cosa c'hai contro gli spacchetti all'inglese? È che non vi sembrano un poco, insomma, appasitto una verba. Con rispetto parlando, voglio dire, un poco ricchioneschi. Ricchioneschi? A me ricchioneschi? Io che sono stato il più grande sciupafemmina di Napoli. Sarai tu ricchione. Tu che sei stato sempre di dubbia fame, capito? Tu sei ricchione, cafone e maleducato. No, ma state esagerando. Io tengo moglie 8 figli. Che? Ma gli spacchetti vi voglio bene, non ve li fate.
io c'ho un certo languorino. Buona domenica! Buona domenica! Ah, sei addirittura euforico. A me la domenica mette allegri. Io comincio a pensare alla domenica dal lunedì mattina. E qua c'è Donna Rosa. Donna Rosa, siete un'apparizione. E qua sta la vostra cassata, quella che vi piace tanto. Una cassata? Che pensiero gentile. Dovere. Dopo Pis, una sera allo chalet di Mimuse, Donna Rosa disse: io esco pazza per la cassata alla siciliana. E voi ve ne siete ricordati e l'avete comparata? Sì, sì, sì. Ma non ho capito, a voi vi dispiace che mi ricordo le cose? No. Mi dispiace solamente che non vi ricordate di altro. E che mi sono dimenticato? Che per esempio Donna Rosa tiene un marito, e sono io. E allora? E allora lo dicevate a me e io non vi avrei fatto incomodare, perché la cassata a mia moglie l'avrei comprata io. E no, mi volevate togliere la soddisfazione di fare un'attenzione a Donna Rosa. A voi la cassata piace? No. Corre. Oh, la signora arriva e se non trova tutto pronto, ti sente. Ogni domenica pare che viene Pasqua. Oggi è Pasqua. E ci prendono una venuta a benedire la casa. Viaggia ritta, para Pasqua, che pazienza cacciava con te. Ma che dici? Ma caccia ricere, Ma che vuoi dire? Sono rimbambita? No, tu sei un uomo salano. Federico, non si doveva avvicinare. Sbrighiamoci, Non la stanno faccio arrivando dopo, tutti qua. perché che mi ha fatto ieri. Giulianè, insieme a me. Fateli voi gli onori di casa. Ah, guarda. Ma che bella tavola, che cosa meravigliosa. La cappiella. Cosa carina. Su. Mamma, vi serve una mano? No, siamo pure in troppi in cucina. Si è cattata la maschera e da un vecchio attore bisognoso. E com'è bella? È la fine del mondo, è stata ricavata dal calcolo della maschera di Antonio Petito. Mamma mia, deve essere proprio bella. Bellissima, signore. No, perché vorrei un attimo parlare con Donna Rosa. Con permesso. Sto in cucina, lasciala in pace. L'antro della grande madre, l'amore nutritizio. In un momento quando vado a vedere i polpetieri. Tu stanno affogando. Donna Rosa, con permesso. Posso lavarmi le mani? Grazie. Un asciugamano. Meglio che vedo una mano pulita. Poi 20 che io teatro, Giraffe, è pronto per buio. È servito da te, non potevo sperare di meglio. Uè, cade sapurattini, vieni. Signora, casa sta pure con signorina Attilia. A me la frittatina mi fa male. Ecco qua. Ma mamma non ci sta. E ma posso mangiare, hai capito, Raffaele? Che fai? La frittata non la devi vedere nemmeno in punta di scarpetta, no. tanto meno l'insalata. Ecco. Ma falla mangiare. Solo ora sarei contenta quando quello avrà piegato le ginocchia per la debolezza. Pepe, fatti tuoi. Portaci un pezzo di mozzarella, 6 olive, 6 di numero e un bicchiere d'acqua. E ossaci, ci otteneva pronto. Ma guarda che mangia questo. Oliva, pezzo di mozzarella, bicchiere d'acqua, ecco qua. 6 olive, una fetta di mozzarella e un bicchiere d'acqua. I tenga con i cispe, Raffaele. Gesù, ma tu guarda che è successo? Che sta? È una cosa terribile. Madonna mia, che peccato. E stanno ai tasi, debbono buttare. Ma che è successo? E si sono fatto la chiave che è polpetiere. Ma guardate, c'è di tutto. Non fiammiferi stutate in cucina, non piezze di carbone, guardate. Cenere, un puzzone di sigarette, la spina di pesce. Gesù, guardate, perfino un angolo di cartolina con francobollo attaccato ancora. No. Qua qualcosa è successo. Qua qualcuno deve averlo fatto apposta, secondo me. Io in cucina non ci ho messo piede. Gesù, e voi che ci azzeccato? Ma perché siete stato voi? E secondo voi non tengo a che pensare? Non sono uno scherzo. Mio fa, che sono scherzi da fare? Sarà stato uno sbaglio. Forse una cameriera sbadatamente. Fammi la sanetta, guarda qua. La cameriera sbadatamente. Sbadatamente se si fosse trattata di una cosa sola. Chi sta chi ne fa sì? Vuol dire che allora la cameriera sbadatamente ci ha ittato tutto il cofre della monnezza. Ma che mi guarda fa? Ma che sono scemi? Ma verite? E se non ci sta che il cervello e mi fa passare scema a me.
E che ti credi che sono stata io? Io non la devo guardare. E manchi io. Vabbè, non va arrangiato, magari è stato inavvertitamente, qualcuno è caduto e può capitare, può essere... Non la volete vedere? Che cosa? La maschera. Ah, maschera. Vabbè, ma va. Allora io mi vado a preparare. Comunque, Policinella, ridendo e scherzando, dice sempre la verità. Posso fare una domanda a Policinella? Oui. Policinella, secondo te Don Peppino ce lava con me? No, scherzi a parte. Ho l'impressione come se Don Peppino nei miei confronti fosse un pochino cambiato, mi sbaglio? Oh, il Peppino quando te ne chiari diventa scorbutico. Poi siamo tutti quanti in famiglia un poco pazzi. Pigliate a me, per esempio, il direttore del Banco di Napoli di Pozzolo che va facendo Policinella. E quello è Dioniso, è il dio che si è infilato nel bancario. Voi certamente avete letto Nietzsche, no? E quindi conoscete la differenza che passa tra Apollinio e Dionisiaco. Veramente mi è sfuggito. Mi è sfuggito. A tavola! A tavola! Tutti a tavola! Io mi vado a dare la rinfrescata e vengo subito. A tavola! È pronto? È pronto! Volete dire o no? Marone, scusate. Non lo faccio. Questo è il momento magico del rito. Ha detto che se non viene Rocco lui non si siede a tavola. Io l'ho chiamata dal balcone, perché Donna Rosa mi ha dato il permesso. Roccatelli, è arrivato Roccatelli. Buongiorno a tutti. Vianello, posso fare cena dal balcone a Federico di salire? Se sale Federico io vado a pranzo da Mariolina. Allora menaggi pure io. Nonno, non arrivi. E menaggio io. E chi le Federica è un carissimo amico mio. Certe cose la vita capì. Non lo posso lasciare in mezzo a una via nelle condizioni in cui si trova. Scusi, ma perché Federico non può mangiare qua con noi? Ha litigato con Giuliano. Mannaggia la morta, mannaggia. Rocco, fai salire Federico. E tu stai al posto tuo. Come so che nervi oggi ti consiglio di non fare la cretina. Arrivo! Eccola qua! State in tavola! Piatti. E adesso portate un ragù. Per Elena! Non ne volete? Oh, grazie. Basta così. Grazie. Insieme a me. A me pochi, Rosa. Sì, ecco così, no, perché a me, grazie, mi piacciono un pochettino, diciamo, arruscatiella, ripassato in padella. Questo come non so. Ancora un po'. Basta. Sì. Maria Carolina. Ho capito. Questi sono i due. Siete tutti serviti. Tutti sei per me. Sì. Ecco, potete portare via. Sì. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Papà, vuole da settano? O che viene Rocco. Madonna mia, questo Rocco. È proprio una fissazione, avete ragione voi. Silenzio da ragù. Poi che ti è? Buongiorno a tutti. Un bel bacione a mamma. Che fa? E quando è bella che la mammarella mia. Vedere il vostro posto è vicino a Rocco. Grazie. Buongiorno. Buon appetito. Così.
Ma che tu stai accanto, ti spiace? Ma così venuto. Buon appetito. Tu sai, preferisci mangiare fuori terrazzo, là si respira meglio. Non Antonio, non ho capito. Ma voi avete fatto tanto per aspettare Rocco. E poi è venuto Rocco e che fate? Ve ne andate a mangiare fuori un balcone? È solo mo che lui sta qua, me ne vado fuori tranquillo. Se la sta. Anzi, Rocco, fammi il piacere, se mi dovessi addormentare, mi accompagni in camera mia e mi metti a letto, capito? Che la catena non me lo fai spacchettare la giacchetta. E ce lo dico che? Non ce lo dico perché sennò che non mi fai, capito? La mette qua. Ecco. Il piatto, la forchetta. E un tovagliolo. Grazie. E tu? Non mangi. Non tengo appetito. No, Don Pepì, sarebbe un peccato di Dio. Il ragù di Donna Rosa non si può rifiutare. A chi sta parla? Aveva ragione, mamma oggi è buonissimo. Ah, sì, sì. Complimenti, mamma. È una squisitezza. Ecco fatto. C'è. Lucinella Cetrulo, servo devoto di chi lo apprezza e di chi lo disprezza, di chi lo pezza e di chi lo scapezza, lascia ai piedi di questo nobile simposiato una lacrima lunga e grossa come un cucuzziere. Ma dov'è mi chiama e la Gesù, ma chi lo commendatore? mi aspetta. Il richiamo della tavola tarlata e traballante e è tanta zitta, è più forte del profumo del ragù di Donna Rosa che mi fa salire l'acqua alla gola per venire. Suonate campane, sparate le botte, sciacquita facciamo per tutta la notte e a questi signori che mi hanno sentito un vaso le manda in un bello saluto. Sta, boom, ma ti vede. Venga. Mamma mia, adori Raù. Tenga fame! E io pure. Sei un lino, mezza mozzarella. Raffaele, levati un muscolone. Ah, boom! E ti tocca a piedi. Mamma, io vado! D'accordo, mamma. Dillo è felice solamente quando recita. Giuliane, io ti chiedo scusa in presenza di tutti, ecco. Si tenevi una poca dignità. Non ti saresti permesso di venire in capo. Fa figura che stai facendo. Giuliane, ma... Hai visto? Ma Giulianella ti vuole bene. Adesso devono passare un paio di giorni. Che carattere che tiene che la voglio. Vabbè, va, non ci rovina mai domenica, eh? Tu non ti preoccupa. Zia Memè, è vero che state scrivendo in un libro? Mamma mia, qui non si può fare uno stornuto che lo sanno tutti quanti. Ma è vero che raccontate la storia dell'avvocato? Beh, insomma. Ah, hai capito? L'avvocato che abitava al secondo piano. E perché ridi, scemo? Achille si era innamorato pazzo. Sì, signore, innamorato pazzo. Ecco, ma perché, scusate, uno non si poteva innamorare di me. E come no? E io pure ero pazza per lui. Sì, la prima cosa, appena mi innamorai, io lo dissi subito alla buonanima. Salvatore, è così, chiarassigna. E lui subito capì. A me non mi piacciono i sotterfugi, le cofecchie, le bugie, le corna. No, tutto deve essere alla luce del sole. E sapete qual è il titolo del romanzo che sto scrivendo? Qual è? Dunque il titolo è Sì, ma ci vuole coraggio. Belle. Proprio così. Ci vuole coraggio. Pulizia interna, purezza di sentimenti. Invece dell'ipocrisia, la falsità, del furto continuato e l'abuso di fiducia. Ah, un Beppì, è la prima volta che parlate. Da quando ci siamo messi a tavola finalmente avete aperto bocca. E ha parlato per dire sciocchezze. Martina, addolorata, portate la carne con le patatine fritte. E poi l'insalata. E buon appetito. Che è stato? Non ti senti bene? Un Beppì. Niente, ho detto buon proseguimento.
E come? Ve ne andate? Non tengo più appetito. Ma voi non vi siete mangiati nemmeno una forchettata di maccheroni. Bisogna fare onore al ragù di Donna Rosa, se no Donna Rosa si offende. Per Donna Rosa, se ho mangiato o non ho mangiato non ha importanza. L'importante è che avete mangiato voi. Io? Io che c'entro? C'entrate, professore. Voi c'entrate sempre. Ma che stai dicendo? Ma no, papà, vuol dire che mamma prima di tutto si preoccupa degli ospiti. Ah sì, questo sì. Donna Rosa è una padrona di casa perfetta. Professore, se non parlate fate meglio. La pazienza è pazienza e la mia è arrivata al massimo. Ma che pazienza? Ma che cosa stai sopportando? Perché la pazienza tua è arrivata al massimo? Mi capisco io. No, dobbiamo capire pure noi. Lasciamo stare, Rusì, lasciamo stare. Io me ne volevo andare per non arrivare a questo. Ne parlammo stasera, adesso non è il caso. Ma perché stasera? Che ci abbiamo i segreti noi? Parli, io ti sento, possono sentire tutti quanti, parli. Coi figli presenti. Oh, maronna mia, ci stanno i figli presenti o non ci stanno, non è la stessa cosa. Io per questa signora non esisto più. Da 3 mesi Donna Rosa si è cambiata nei miei confronti. Mi tratta come fosse una cosa e niente. Non mi parla più. Se domando qualche cosa, assento mi risponde. Tutto quello che faccio è fatto male. Non mi posso muovere, che le do fastidio. Insomma, un insieme di cose che mi dicono chiaro e tondo come e quanto navighiamo io e lei in un mare torbido e infetto. Addirittura. Non esagerare, Peppino. No. Peppino non ha detto tutto quello che voleva dire. Ah, le capite, Rusì? O ruospo un corpo to sienta. Ognuno si tiene il rospo suo. E se il tuo ti dà fastidio e ti mette in condizione, fa figure con Lucianella che stai facendo, fallo uscire fuori. Il mio me lo tengo e sta bene dove sta. Ah, sì, vabbè. Come avevi ragione. Zimmer, quanto ti stimo. Come avevi ragione poco fa. E come è stata aperta, limpida la tua vita. Invece eccola la mia moglie. La verità, guardatela, tutta profumata, ingioiellata. Pure l'anello di fidanzamento si è messa. E il bracciale che le regalai per la nascita di Roberto. Vergogna. E con lo scialle turchesa che si è fatta regalare dal professore Ianiello. E io qua, fesso, in continua ammirazione di questa tresca schifosa. Ma voi vi rendete conto di quello che state dicendo? No, tu sei pazza. È pazza. E perché mi sono messa questo scialle? Ma queste sono cose veramente incroyabili. Luigi, andiamo. No, Elenu, ma in questo momento non ci potremmo muovere. L'accusa è grave e l'amicizia è amicizia. Don Peppino in questo momento ha bisogno di qualche parola umana che solo io gli posso dire. Perché per arrivare di sti fesserie, sto povero uomo, giustamente o ingiustamente, non ha importanza. Chissà da quanto tempo sta soffrendo, chissà da quanto tempo si sta portando dentro sto brutto rospo. Don Peppino, io vi voglio bene. Io voglio bene a voi, tanto quanto a Donna Rosa. Con lo stesso sentimento rispettoso che mi lega a tutte e due. Don Peppino, se volete credere a queste parole, che sono sincere e che vengono dal cuore, va bene. E sino che già fa, non mi resta che chiedere scusa dell'equivoco che voi avete preso e che forse io stesso avrò provocato. E mo ce ne possiamo andare. Yammele no. No. Voi dovete restare. Aspettate. E per quale ragione dovete uscire di casa mia? Professore, fa morire la Maronna. Fa morire la Maronna, professore. Che ci stanno i figli? Giuliana. Mamma. Vieni pure tu. Mamma, se ne intendo con il professore. A così ha detto papà. Roccodì, tu te ne eri accorta che mamma faceva amore con il professore?
No, no! Tu te ne devi andare. Non professore che è una cara persona. I figli miei sanno chi sono e come la penso io, tu non dire niente. E come ho cresciuto i figli, né come ho portato avanti una casa. Vicino a questi mobili ho visto. C'è sta la salute e donna Rosa Priore. La salute. Ha gettato sangue. Ho sputato sangue su questi pavimenti per mantenerli puliti, lucidi, così. Ma che ti pazzo? Così. Lo sapete qual è stato tutto il fastidio che lui ha avuto per i figli? È nato Roberto, non bracciato. È nato Rocco, non laccio d'oro. E casta giù le spille e brillante. E poi indifferenza, strafottenza, disprezzo. Non mi filo l'orecchio a te, non ti voglio orecchio! A te! Sì. Chi sta Roberto? Chi sta Rocco? E casta giù l'anella. Io non ho bisogno degli oggetti per ricordarmi che hai fatto i figli con te. Sì, tu, che ti hai ricordato che hai fatto i figli con me. E casta l'anella di fidanzamento. Chi? Ricordati l'invito che mi facesti alla casina azzurra e quello che mi dicesti. Roberto, stai Roberto, bene, mamma, vieni a casa. Io e te siamo vivi per miracolo. Mamma. Mannaggia. Mamma. Roberto. Mamma. Lucy. Mamma. Mamma. Uè. Ciao, datemi una mano. Rocco. Dai, sa, Malea. Una cameretta. Mamma. Mamma. Rapite sta porta. Mamma. Vai, non stava, Non si è ripigliato ancora, che faccio? C'è il giornale. Aspetta un momento. Federico. Papà. Lasciami stare in farmacia. C'è la farmacia di buon aiuto. Che bisogna comprare? Aspetta un momento. Chi va a Caputolano? E tu vai a quella di Chiaromo perché non si sa mai. E che cosa dobbiamo comprare? Dovete comprare un po' di valeriana, delle gocce di digitale e dell'autano. Vabbè. Se dite, voi andate da Donna Rosa, io corro dal dottore. Rossi, per il papà.
Questa è Rosina, mia figlia, il cavalier Pezzullo, il suo fidanzato. Invece ci verrà la maglietta nuova. Sì, subito. Cavaliere, vi voglio far vedere una cosa, una grossa novità. Signorina Rosa. Chiamami Rosa. Ma voi siete fidanzata? Non me ne importa niente. Io pure sono vignato. Ho dato la mia parola alla vedova Pasquarelli. Non me ne importa niente. Chi è? Rosa. Chi? Rosa. Non ho capito, ma chi è? Signorina Rosa. C'è papà? No, sono solo, sto facendo un inventario. E allora apri. Apri. Apro. Io apro. Rosy, tu mi fai scimazzo. Ma che stiamo facendo? Non me ne importa niente che ci sta vedova. Pensaci buono. Io non ti posso sposare. No, questi sono affari miei. Vicino mare, la cimmamona, ancora, non sa spassare, sul mare no. Peppi, manco mi guarda. Dicimi qualche cosa. Rosy, avete scoperto tutto. E beh? Ha minacciato di parlare con tuo padre. E allora? E allora io ho paura che... Ho già capito. Abbiamo scherzato. Fa niente. Rosy. Rosy. Mamma pazziato, non ne parliamo più. Ma com'è possibile? Com'è possibile che pigliate questa decisione a così? Come se niente fosse?
Non ne mangiate niente, mangio qualche cosa. Senti, sì, com'è bella sta canzone. Rosì, sai che c'è di nuovo? Tu devi essere mia moglie. State attento, capito? Perché adesso tu l'impegno lo stai pigliando con me. Ciao, Bruto. E che fanno questi due mummie? Ma che non ho casi tu scorto? Vieni con me, mo ce ne andiamo nella veranda come tutte le mattine. Come dicevo poco fa a Gennarino, questo è il momento più bello per visitare la casa. Senti che silenzio. Adesso andiamo a vedere quando sorge il sole. Vieni. Ui, che questi da fanno? Boh. Andiamo. Ui. Sapete che avranno lasciato accesa ieri sera? Andai, che avete fatto? Avete spento la luce? Io la volevo accendere, ma fuori alla veranda ci sta Roberto con la moglie che stanno dormendo sopra il divano. Ma hanno dormito qua? Sì, abbiamo fatto un pochettino tardi questa notte. Veramente io la mattina sono abituato a mettermi fuori alla veranda per vedere quando nasce il sole. Volete qualche cosa? No, io volevo vedere se esce il sole, insomma. Come sta? Oh papà, finalmente. Sei tornata? Papà, siete stato a fare tutta la nottata. Mamma come sta? Niente, è passato. Te ne ancora frega? No. Il dottore ha detto che è stata una crisi di nervi. Ma che è successo? No, niente. E un braccio? Lo muove benissimo. Lo muove e quando non si ricorda parla benissimo. Insieme a me, mo pare che mamma fa apposta. Che lo vera è stata male. Certo, non lo fa per cattiveria. Veramente non si può sapere quello che è successo ieri, insomma. Ah, volete la tazzolina di caffè? No. Più tardi forse. Raffaele, la recita di ieri sera non mi è piaciuta proprio. Poi, agli a te non ti piace niente. Dolora, dai una fettina a sto commendatore. Commendatore, volete la bella fetta? Sì, grazie. La carne, meglio il caffè. Martina, potessi sapere la fettina pure io? Come? E chi lo da ieri, meglio di tutto per traverso. Ma si può sapere che è successo ieri? Ma insomma che è stato? Non si può sapere che è successo. No. Che è successo? Oggi fatto la parte della pullucionella. E speriamo che almeno tu hai fatto ridere qualcuno, perché a ieri Raffaele non ha fatto ridere proprio a nessuno. E dalla, mo sai che si scostumata. Papino, pigliate una fetta di carne anche te. Che ieri non hai mangiato niente. Dammelo piano, Piano, su. papà. A pensare con quanto amore l'ha fatta mamma. Tutto sabato in da cucina. Giuliano è bambino roci. Non stai facendo venire una malinconia.
Papà. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Buongiorno papà. Tu pure stai qua. Non me ne vado in camera, amici. Si va aspettando che scevo solo, ma andiamo. Non arriva. E voi stavate là fuori. Non si può stare da nessuna parte. Non me ne vado in camera mia. Se non mi facesse pena, io ci desse uno schiaffo così forte. Andiamo a fare la puntura, mamma. Mamma, però non sfugate con me. Ma da volte era una sciabulata, non era una puntura. Cammina, non mi posso assettare. Pugnalata, mettiti giusto qua, Tutto ci voglio mulignato. 3 ore. Sono avverito, Giuliane, soprattutto per voi. I figli non dovrebbero assistere a certe scene. Papà, scusate se lo dico, ma voi e mamma state diventando un poco ridicolo. Insomma, ho voluto sapere l'insofferenza di mamma nei vostri confronti, da che cosa ha avuto origine. 3 mesi fa voi e mamma andaste a mangiare a casa di Roberto. No, non mi ricordo. E allora non vi ricordate neanche quella che vi facette Maria Carolina per pranzo? No, chi si ricorda? E ho sapito perché lo saccio. Perché me l'ha ritta mamma. Che ella vi facette i maccheroni alla siciliana con le melanzane fritte. Maria Carolina li cucina benissimo, li fa una squisitezza. Che c'entra? Mamma torna a casa con manariavola quella sera. Mamma, ma che è stato? No, non ti posso andare. Chiudi la porta. Mamma. Papà ti sta aspettando sotto con nonno e Rocco. Ma che è successo? Va, voglio restare sola. Va che ti stanno aspettando. Dici che sono stanca, che non mi sente. Ma non ti fa capire. No, mamma, io così sola poi non vi lascio. Non ti fa capire. Va, amore, va. Papà, che la mamma non si sente tanto bene. Io le tengo compagnia, andate voi. Ma come? Ti vuoi perdere a freddo, Esther? Ti vuoi perdere? Vabbè, non fa niente, andate voi. Mamma, ma che è successo? 2 piatti se ne è mangiato. 2 piatti che? E maccherone alla siciliana. E i complimenti che gli faceva. A chi? A Maria Carolina. Aveva sentito che non aveva mai mangiato dei maccheroni alla siciliana così buoni. E è arrivata a dire che doveva venire a casa a cucinare per tutti quanti. Un affronto così non me l'ha fatto mai nessuno. Mamma, calmatevi. Avrà detto così, è una cosa e niente. È una cosa e niente. E io mi devo far dire come si fanno i maccheroni alla siciliana da mia nuora. Il mangiare che faccio io a casa mia pare che lo vedi, è lo schifo. Avesse mai detto, oggi ho mangiato bene. Brava Rosina. Oh no, basta, è finito, guarda. Mi ha distrutto tutta la vita mia, tutta. Mamma. Ma che mi pigli per scema? Si scema tu che non capisci. Non è per un piatto di maccheroni. E che non ha mai capito niente tutto quello che ha già fatto per esso. Tutto l'amore. Tutto sprecato. Tutto sprecato. Tu veramente dici? Non mi ha guardato più per il fatto dei maccheroni alla siciliana. Chilla, mamma, si facetta pianta e morte. Voi però non ci riuscite niente, mamma, che ve l'ho detto. No. Dammelo bacio.
Prego, cosa di quando Don Peppino ci ha mandato a chiamare, no, sarà stata la scena della domenica, la notte passata chiara. Io mi sono sentito emozionato. Mon Dieu, Luigi, mais tu es si pâle, tu sei così pallido, nervoso. Mais vraiment, tu vuoi devenir malade con questa famiglia a priori. No, basta, se non mi fai toccare i nervi. A me queste scene mi mettono in imbarazzo. Don Peppino, ci volevate? Sì, professore, non hai lei. Tutti quelli che ieri hanno assistito sono presenti. Manca mia moglie, scusate, passa sopra con il dottore. Statemi tutto quanto a sentire. Il professore è un grande galantuomo e io sono un pazzo. Cioè, sono un uomo che da un momento all'altro è impazzito. Don Peppino, quando vi preghi, No, professore, no. Scusate, io ho gettato fango su mia moglie, su di voi, sulla vostra signora, su tutta la mia famiglia. Io sono un uomo che non vale 3 soldi. E se voi mi prendete a schiaffi qua, in presenza dei figli miei, io mi inginocchio e vi bacio le mani. Ma quale fango, Peppino? Non essere esagerato. Don Peppino, voi non mi dovete nessuna scusa, mi dovete solo stringere la mano e non ne parliamo più. Sì, Don Peppino, non parliamo più, non ne parliamo più, non è successo Pensa niente. che tutto è chiaro. È chiaro. Yeah. Nessuno mi prende per il bavero della giacca e mi dice quanto sei stato ridicolo. A mano, Don Peppino, a mano. E ve la do con tutto il cuore. Ma che facete qua? Ma che è successo? È caduto palazzo. Ma facete che hai fatto voi? No, te lo pensavi. Camminate, scostumate che siete. E adesso c'è un'altra cosa che vi devo dire, che mi pesa dentro. Ve la dite fra di voi perché per me è tardi e me ne debbe scappare. Andiamo, eh? Allora un abbraccio a tutti quanti. Ciao, Tante ciao. belle cose. Arrivederci a tutti. Mangia ieri per negozi pure. Arrivederci. Vi lascio tranquilli. Don Peppino, un bacio forte ad una rosa. Grazie. Ciao papà, scappo pure io, ma voi ricordatevi Maccherone la siciliana. Buongiorno a tutti. Professore, facciamoci 2 passi. Vabbè. Don Peppino, ma... Professore, andiamo un giorno vicino. Vicino mare. Professore, a me mi serve un mare. Ah. Venite. Don Peppino, qua la strada è finita. Professore, venite qua. Sì, e che mi dovete dire? Professore, io vi devo baciare. E vabbè, lasciamo stare, Don Peppino. No, professore, io vi devo baciare prima e poi vi dico la cosa che vi ho detto che vi devo dire. E dite. E allora? Professore. La verità è questa. No. Professore, io ieri vi stavo sparando. Ma che dite? Sì, proprio così. Vedete, mo, come per una svista, una falsa ombra che piano piano prende corpo e diventa gigantesca nella fantasia di una persona. Va a finire che uno va in galera e un altro al cimitero. Sì, ma non ne parliamo più. Anche perché mi fanno poca impressione, Don Peppino, proprio mi fa impressione. Vi prego, professore. Buttatela voi stessi. No, non la voglio proprio toccare. Vi prego, professore. No, non la voglio toccare, buttatela voi. E mo basta, la colpa non è vostra. Don Peppino, la conoscete la differenza tra Apollino e Dionisico, Don Peppino? Come, professore? Apollinio e Dionisiaco? Apollo e Dioniso, i 2 principi che governano ogni azione umana. Voi dite il bene e il male? No, il principio dell'armonia è il suo contrario, la sfrenatezza. Ogni napoletano così è fatta. Da una parte è armonioso e dall'altra è sfrenato. Ci sono momenti in cui noi siamo invasati dal Dio. Cavaliere, voi ieri eravate in mano a Dioniso. Quello era Dioniso. No, professore, chi l'ero io? No, era Dioniso, Don Peppino, il dio dell'eccesso, il dio venuto dall'Oriente in questa terra di fuochi e di vulcani. Professore, voi leggete troppi libri. Però una promessa me la dovete fare. Sì. Domenica prossima la dobbiamo passare insieme. No, le domeniche sono pericolose, Don Peppino.
Avete ragione, professore. Allora facciamo così. Io vi chiamo. Sì. Se voi e la vostra signora state a casa, scendete e mangiamo insieme. Professore? Io veramente tenevo una mezza intenzione di andare in campagna, però io ci provo. Camminiamo. Non c'è bisogno. Piano piano, coraggio, su. Niente. Stai un po' tempo. No. Ma io non posso camminare, Vi aiutiamo noi, signora mia. Adesso sapete che facciamo? Ce ne andiamo lì, vedete? In veranda. Voi vi sedete e darete lì tutte le disposizioni che vorrete, Scusate, signora. Venite qua. Ma io non tengo la forza da parlare. Un paio di giorni riprendete le vostre energie. Adesso si deve conservare il servizio di turchetta, i piatti, si devono contare i tovaglioli per fare le lavaglie, non porti più niente. Donna Rosa sono avanti. Non dire sciocchezza. Che ne senti spirito e gatto. Ma mamma dice che non tenete niente. Stai zitto, mamma. Sta cicala che mi senti. Aprite che sta casa non mi appartiene più. La vuoi finire? Piano. Tutto dato per i cuscini. Sì, Io ve lo non si rendo. deve. Metteteli sopra, sì, qua. Adagiatevi. Ecco qui. E adesso date loro tutte le disposizioni. Donna Ro, vi saluto. Dottor, mi accompagni? No, non c'è bisogno. La già fa altre 3 visite e sto pure in ritardo. Mi raccomando, le gocce ogni 3 ore. Don Peppino, non vi preoccupate, è cose da niente, poi si tranquillizza un paio di giorni e via. Ma chi sono un mio? No, è il vostro. Ve l'ha stirato Don Antonio. L'ha stirato? Che volete fare? Di nuovo? No, non ti preoccupare, perché mamma dice che non tiene niente. Ma che dice, mamma? Io? Voi l'avete detto che è stata una cosa di nervi per l'età, perché Peppino è più giovane. Ma che sciocchezze vai dicendo a mamma sbaglione? Parla sempre a schioppa, parla. Ma perché? Chi le dice la verità? Non mi fa mettere i scuorni pure duro, sì. Andiamo a mamma. Sì. Che mamma ti fa una bella azzarina in Che mi levo le olive. Ma come ti senti? C'è male. Lucy, io ti volevo parlare. Non vuoi aspettare stasera? Non posso aspettare. Non è che non voglio. Lucy, io tengo un nodo qua in gola. Che solamente parlando con te si può sciogliere. Io ho chiesto scusa al professore in presenza di tutti, ma non è bastato. Come hai potuto credere a una cosa simile? Come hai potuto fare scenate che hai fatto ieri? La gelosia, Rosina mia, la gelosia. Ma la gelosia che non mi faceva dormire la notte, feroce, ossessionante. Io camminavo per la strada e parlavo solo. Ma perché questo curioso, sto ridicolo se permette fa tanta gentilezza a Rosina mia? Quello non perde occasione di mettermi in stato di inferiorità. Quello si ricorda tutte le date, le ricorrenze, i dolci che ti piacciono, i fiori, i colori delle stoffe che tu preferisci. Le rose di maggio mi piacciono assai. Questo, per esempio, detto durante una conversazione insignificante che avevamo avuto nel mese di febbraio. Ne quello 3 mesi dopo. Ma come si può fare? 3 mesi dopo si presenta con un mazzo di rose di maggio per te. Quello fu capace di intossicarmi il 2 di novembre. Ti ricordi? Tu mi facesti vedere il pacco di torrone che avevo portato, professore. Ah, quanto è gentile, professore. Se ricordate che il torrone mi piace. Ehi, presi il pacco di torrone che ti avevo comprato e non lo facette manca per io. Poi pensavo, ma tutti questi desideri mia moglie li esprime quando ci sta lui presente. Allora vuol dire che vuole provocare le gentilezze di questo signore.
Rosì era arrivato al punto che certe volte mi chiudevo dentro lo stanzino del negozio e mi mettevo a chiagnere io solo. Gesù. Una gelosia furibonda che non auguro nemmeno al mio peggior nemico. Gesù, ma non è possibile. Tutta sta gelosia per me. Peppi, tu tieni 46 anni, io più di 50. E il professore si metteva a perdere tempo con me. Rosì, tu sei sempre una bella femmina. Quello t'ha riempito di gentilezze. Ma il professore è una persona corretta. E le gentilezze che faceva a me le faceva pure in omaggio all'amicizia tua. Sì. Ma quando parlava lui, tu stavi tutta attenta e non perdevi neanche una parola. Se dicevano una barzelletta stupida, lui, tu facevi un sacco di risate. Ma guarda un po'. Se la dicevo io, 9 volte su 10. Ah sì, scusa, questa già l'ha raccontata Rocco, oppure non ho capito, stavo distratta. Ma un professore è una persona estranea, si capisce che uno ci deve fare più attenzione a quello che dice. Si sapesse quanti voti, Is parla, la grande madre, tutti questi nomi antichi romani, come se fossero tutti amici suoi, io penso proprio a un'altra cosa. Tant'è vero che certe volte quando ha finito di parlare non ha capito proprio niente, che le carità. No, Rosino, io non so pazzo. Da 3 mesi tu ti sei cambiata nei miei confronti, fino al punto che non ti interessi più alla mia persona. Nemmeno per prepararmi la camicia o il fazzoletto. Una volta tu stavi affacciato a salutarmi finché non avevo girato la strada. Rosì, tu da 3 mesi non ti sei affacciata più e non ti sei fatta toccare più neanche con un dito. No, Rosì, il malanimo tu ce l'hai veramente nei miei confronti. Malanimo no. Ma a me era sembrato che tutte le cure e le attenzioni che ti facevo non venivano né riconosciute né apprezzate. Ma va, tu sei stata una bella strafottente nei miei riguardi. E si vede che ci siamo sbagliati tutte e due, tu da una parte e dall'altra. Ma da questo a dire che io mi intendevo con il professore. Peppi. Vieni qua, va. Vieni qua, assiediti vicino a me. Tu sei sempre stato un pazzo. Io? E perciò mi sei piaciuto. Ma ti pare che dopo tutto quello che c'è stato fra noi, sacrifici, amarezze, lotte, da quando ci siamo conosciuti, e 3 figli, a vecchiaia escevo pazza e mi battevo con il professore. E vabbè, questa l'abbiamo assodato. È stata una supposizione. Però l'hai supposto. Questo è brutto. Non ti permettere più di pensare a una cosa simile. Io ci ho conosciuto un uomo solo. E sei tu. Non mi è mai piaciuto portare gli uomini innamorati appresso, nemmeno quando ero giovane, figurati mo come sono fatta vecchia. Tu vuoi sapere perché io sono cambiata nei tuoi confronti? Perché non ti ho preparata più la camicia pulita, il fazzoletto. Ti è dispiaciuto? Certo, perché quando la moglie prepara la camicia pulita al marito è come se continuasse a dire senza parlare: la biancheria tua la devo toccare io sola. E tu la fai toccare solo a me perché mi va bene, come ti voglio bene io. Ma io non te l'ho preparata più, tu ti spietta. E se tu mi domandi perché, io non ti posso rispondere. La ragione può essere insignificante e importante. Io ti posso dire solamente che non ti ho preparato più la camicia pulita per la stessa ragione che te la preparavo prima. Perché ti voglio bene, papi. E dice che non sei bella. Tu non sai che sono diventata agli occhi tuoi.
Ma non che te voglio bene. E perché non dovrei essere geloso? E se un altro ti vede come ti vedo io, Rosì, tu mi sei più bella di 20 anni fa. Tu sei sempre un bell'uomo. Io? Pure oggi che ti ne stava a cielo. Ma quando mai? Quasi quasi oramai dimostro la stessa età del professore. Ma che c'è stava a Guaragone? Che mi pare un nonno tuo. Rosì. Cos'è tutta questa costumatezza a spiare? Andate a lavorare, andate a lavorare. Achille, si sta sempre voluto un bene sfrenato. Ma che cos'è tutta sta confidenza? Fatevi i fatti vostri. Una parola, questi sono momenti in cui uno partecipa. Non me ne dici più, voglio andare a vedere. E che stanno giù? Se ne sono giù, sono andati in camera da letto. Che bella cosa, che bella cosa, che bella cosa. Dove andate? Sti due vecchie pazza e rotonami. Abbiamo dato tutte queste scene. Quelle stanno di là per parlare più tranquillamente. Sì, per parlare tranquillamente. Questi due vecchie pazze che ancora se lo ricordano. Madonna mia, perdonale tu. Guarda. Non voglio guardare. Guarda. Ma che fai? Che fai? Guarda quanto si bella. Si veramente una rosa. Ma che fai? Tu sei l'albero Natale. Ma Peppe. E non avessi essere gelosa di te. Rosì. Che fai? Rosì. No. Rosì. Ma dove vai, Rosì? Dove vai, Rosì? Lo sai che mi metti scuola? Vieni qua. No. Rosì. No. Rosì. No, questa no. Come questa no? No. Rosì, sono 3 mesi. Ci sentono. Ma che fai? Che fai? E che faccio, Rosì? Zitta, la porta. Faccio chissà chiava la porta. Rosa, mamma sta da te? No. Ma già fa l'iniezione. La tieni tu a siringa. No. Ma mamma, dove sta? Lo sai? No. Non lo so. Non c'è sta, mamma, vattene. Che te mi sei vuole? Io? O scialla? O scialla? Levati chi lo scialla, sa? E tu chiudi la tenda. Levati chi lo scialla. E tu chiudi la tenda. E tu levati lo scialla. Yeah. Oh, e che è? È medicina. Sì, spegni la luce. Pure me lo passi in medicina. E la spita non tocca sempre. Ma io mi vergogno, sto da luce. E si ti mette scorno, chiudo l'occhio e lascia la luce appicciata. Ma io mi vergogno che mi vedi tu. Ancora. Sto da luce. Ma l'amore si fa pure con l'occhio. Zitta, sto da luce. E Gesù che è? Rosì. Ma non è che è? No, Rosì, io non sono stata. Ma mi pare che mi gira la capa. Ma non guarda.
No, Lucy, no. Oh, maremoto, terremoto, bradisismo, noi a ca, non ci muovimmo. Vieni a ca, amore. Lucy. Ma sto da luce. Lucy. Sto da luce. Lucy. È pericoloso. Ah, Lucy. Quanto è bella a far morire con te. Gesù, ma non sarà pericoloso? No. Lucy, un giorno di questi poi ti vorrei pregare di un favore. Dimmi. A pozzo picciamo la luce. Oh sì. Tengo un desiderio. Mi dovresti fare un bel ruoto di maccherone alla siciliana con le melanzane fritte. Maccherone alla siciliana? Ah. Quelli non sono il mio forte. Te li fai fare da Maria Carolina. Lei li fa bene. Maria Carolina? E chi lo sa fare i maccheroni alla siciliana? Ma come? Ce li fece 3 o 4 mesi fa, quando ci invitò a pranzo. L'ultima volta, non ti ricordi? No. Te ne mangiasti 2 piatti. Io me lo ricordo benissimo. Veramente? Può essere perché tenevo appetito. Ma vuoi mettere i maccheroni alla siciliana che fai tu con quelli che fa Maria Carolina? Gesù. E quello è stato lì tutto il tempo. Ma che te ne importa? Quello non ci vede e non ci sente. Il più vecchio è papà. E là stanno ancora i pompieri. Ma signor Prior, stanno ancora la coppa! E chi non si muovono? Chi non si muovono, manca sti calori! Chi non veramente sta carendo? Chi non si muovono? Il funzionario non sente. Signor funzionario! Che dobbiamo fare? Noi siamo da 3 ore in mezzo alla strada. Professore, Mia dolce signora, la grande madre, è in fase di assestamento. Sta trovando la sua armonia a poco. sì, ma questo assestamento mi pare che dura un po' per le lunghe. Lucy, dimmi una cosa. Ieri in quel momento di rabbia, mentre ti baciavi Roberto, tu hai detto: Robè, io e te siamo vivi per miracolo. Che significa? Che viene a dire siamo vivi per miracolo? Ti ricordo quando ci incontrammo la prima volta? Io venni al negozio di papà con il mio fidanzato. Il cavalier Pezzullo. E c'era pure la vedova. Fidanzato con te. Ah, vedova. Vedova. Ricca, bella e pure più giovane di me. Mamma mia, che donna tremenda. E che mi facette passare? Ma io mi ero compromesso con lei. Ma tu subito mi recesti la verità. Perciò ti stimai. Professore, io mi sono fidata delle vostre parole e ho sospeso l'evacuazione. Non avete evacuato. Professore, ma voi mi volete sfottere? Io mi sono presa la responsabilità. Pompi, sali! Vieni pure tu qua! Sto venendo! Ma quando... E poi tu mi invitasti a pranzo alla casina azzurra a Torre del Greco e mi voleva lassà, perché la vedova aveva scoperto tutto. E beh, questa è una cosa che non t'ho mai detto. Ero incinta di Roberto. Tu che stai dicendo? E io ho sempre saputo che Robertino è nato di 8 mesi. Parto prematuro. E non dicessi niente. E se io, per esempio, quel giorno decidevo per la vedova? Avevo barcone e mi buttava a basso. E poi pazzo sono io. E non era più facile dire le cose come stavano. Pepì, io sono incinta. No? E allora tu mi avresti sposato soltanto perché aspettavo un figlio. E allora in questa casa tu non ti saresti accorto che non ti preparavo più la camicia pulita. E forse non te l'avrei mai preparata. Quanto ti voglio bene, Rosì. E io no. Signore Priore,
E tempo, sono chiuso. Non si vede niente, non si sente niente. E bussare da voi. Signor Priore! Signore Priore! Signore Priore! Io povero Dio, vuole restare in posto. Pompi, dai, dai! Bussa a quella finestra, vai! Mannaggia, Pepi. Che capa, Rosi. Che la che mi fai tu a me? Ma fa morire la raggia. Lo fai apposta, Pepi. Te conosco, Pepi. Quello che mi fai tu a me, oi Rosi, oi Rosi, oi Pepi. Ti ricordi? Ere maggio e fiorivano le rose e che l'occhio chine amore. Ma chi sei tu? So 3 mesi, amore mio, so 3 mesi, so 3 mesi, e sconsolatamente triste, dico io, è fornuta, è perduta, chissà chi pensa, ma non pensa a me. Amore, Pepi, a passione, Pepi, quella che mi fai tu a me. Oi Pepi, oi Rosi, oi Rosi.